Io adesso mi trovo a Portopalo di Capopassero, in provincia di Siracusa. Chiamata inizialmente Capo Pachino e poi Terra Nobile, Portopalo fu fondata nel 1778 da Don Gaetano Deodato Moncada attraverso la realizzazione di alcuni caseggiati destinati agli operai della già esistente tonnara. Borgo dalla tipica vocazione marinara, per la sua particolare ubicazione geografica, Portopalo di Capopassero è il comune più a sud della penisola italiana ed è inoltre più a sud di Tunisi di ben 44 chilometri. A testimoniare la presenza umana già in età antica vi sono, presso Scalo Mandrie, alcune vasche di età greco-romana, usate per la stagionatura del tonno salato e per la preparazione del garum, una salsa piccante e molto salata che si ricava dall'essiccazione e dalla lavorazione dell'interiora di tonni e sgombri. Interessante a tal proposito è la tonnara, edificio le cui origini affondano nel Medioevo, ma le cui strutture sono di età settecentesca. Gestita prima dalla famiglia Nicolaci e poi dalla famiglia Bruno di Belmonte, questa era una tonnara di ritorno, ossia che la pesca dei tonni avveniva quando questi ultimi tornavano dopo aver deposto le uova. Nel corso della sua storia, essa ha rappresentato per la popolazione locale un'importante risorsa economica, fino al 1969, anno in cui cessò l'attività. Appartenenti al territorio di Portopalo vi sono inoltre due piccole isole, l'isola di Capopassero e l'isola delle Correnti, che nei periodi di bassa marea sono facilmente raggiungibili dalla costa. Prospiciente alla cittadina di Portopalo è l'isola di Capopassero, originariamente connessa alla terraferma attraverso una sottile striscia di sabbia. Interessante sulla sponda orientale dell'isola è il forte di Capopassero, edificato tra il 1599 e il 1607, come avamposto militare per difendere la costa dagli attacchi dei pirati turchi, i quali, oltre a mettere in pericolo le coste del Siracusano, si servivano di quest'isola come punto d'approdo. L'edificio si presenta a pianta quadrata con l'ingresso posto a 4 metri di altezza. La scala d'accesso, originariamente rettilinea, si interrompeva poco prima dell'ingresso, raggiungibile solo attraverso un ponte elevatoio, per rendere l'edificio ancora più difficile da espugnare. Sull'isola è presente anche un faro, installato nel 1871 come punto di riferimento per le imbarcazioni vicine, un'imponente statua bronzea raffigurante la Madonna di Nazareth, eretta nel 1959, e alcuni edifici connessi alla tonnara. Nel corso della storia quest'isola fu teatro di alcune cruente battaglie navali. La prima avvenne nel 1718 e vide la sconfitta della flotta spagnola contro la flotta inglese, facente parte della Quadruplice Alleanza. La seconda battaglia avvenne l'11 ottobre 1940 tra la Regia Marina italiana e la Marina Militare britannica, con la vittoria di questi ultimi. Di dimensioni ben più piccole è invece l'isola delle Correnti, chiamata così per via delle increspature e delle correnti che si formano dall'incontro del Mar Ionio e il Mar Mediterraneo. Piccola curiosità, nei periodi di bassa marea essa assume la conformazione di una penisola, rappresentando l'estrema propaggine meridionale della Sicilia e della penisola italiana. Affascinante a Portopalo è inoltre il Castello Tafuri, ideato nel 1933 dal marchese Bruno di Belmonte, con l'auspicio di realizzare un edificio tanto maestoso quanto lo era il territorio circostante. Il castello, completato nel 1935, fu costruito in pieno stile Liberty con la pietra proveniente proprio dall'isola delle Correnti. Spiagge interessanti a Portopalo sono quella di Scalo Mandrie, quella di Carratois, non molto lontano dall'isola delle Correnti, e quella dei Due Mari, situata proprio di fronte all'isola di Capopassero.